Ragazzi, siamo pronti qua in provincia di Bologna su queste strade bellissime. Sono un po' emozionato perché finalmente provo la multistrada V4, la moto che ha fatto più parlare di sé in questo autunno 2020. Partiti, eccoci. Alzo un po' il parabrezza perché c'è una bella arietta fresca, si alza con un dito. Ergonomia molto diversa rispetto a prima, la sella è bassa perché 84 cm da terra consentono a tutti di appoggiare bene i piedi per terra, però non si è più seduti dentro la moto ma sopra. Manubrio bello largo, è molto leggera. Vi dico subito che il 19 come sempre dà un feeling molto intuitivo di guida, il cerchio anteriore non più stradale puro da 17 come sulla precedente multi. Ecco, adesso mi sono già fatto prendere la mano da questo V4 con un motore veramente spaziale. Sono in seconda, cambio elettronico, ma faccio questo tornante adesso in terza, guardate, cosa che non sembra neanche di guidare una Ducati a 2000 giri. Terza, quarta, V4 dolcissimo, senza una vibrazione. Perdonatemi se sono passato dall'ergonomia subito al motore, ma questo motore è incredibile. Rispondo subito alle critiche di chi ha pensato non fosse più una Ducati. È vero, non c'è più la distribuzione Desmo, c'è la distribuzione a molle, ma il carattere, guardate, se apro più Ducati di così non so proprio a cosa pensare, anche perché il motore V4 in Ducati è una storia pazzesca. Basta pensare alla MotoGP di Stoner, la Desmo 16, l'attuale Street Fighter, che ha tanto in comune a livello di basamento, però poi ingegneri Variale e Previtere in Ducati insieme al reparto corsa hanno sviluppato un gioiello. Ma torniamo alla moto, molto comoda, vibrazioni ridotte. Sul calore non posso dire niente perché ho 13 gradi. Posso dirvi che sono riparato molto bene dal cupolino e le manopole riscaldate funzionano alla grande, con i nuovi paramani che non hanno più i serbatoi dei liquidi integrati, quindi se cadete in fuoristrada il danno è molto più contenuto, si rompe solo il paramani o si riga perlomeno. Sto guidando la multistrada S con le sospensioni semiattive Skyhook che funzionano veramente bene anche sull'asfalto rovinato. Adesso sono in touring, ho 170 cavalli, ma guardate l'agilità. 19 anteriore, dietro non ho più il 190 ma ho una gomma 170 di larghezza. Tanta agilità ma anche molto precisa in curva. Non posso negarvi il fatto che mi piace veramente tanto questa nuova Multi V4. Anche qua dove la strada è molto stretta, frenata col 330 mm anteriore, mi riferisco al diametro pazzesco dei dischi, è potente ma si modula alla perfezione. Guardate anche il controllo del gas, 170 cavalli, eccoli, ma soprattutto un'erogazione fantastica, cambio elettronico precisissimo, frizione molto morbida nel traffico. Insomma, le doti dinamiche di questa multi nel misto sono pazzesche. Tra l'altro adesso faccio la strada a scendere e vi parlo anche un po' di ergonomia andando più tranquillo. Guardate la rotonda ad esempio in terza, 1600 giri, è una multistrada come non si era mai vista, veramente facile, mette a proprio agio subito, è più leggera, più corta di prima, ma non è per questo nervosa, è veramente più agile. Questo sicuramente colpisce subito, c'è un ottimo controllo e poi il carattere del motore V4 è pazzesco. Sella molto comoda, si può avere anche riscaldata optional su tutte le versioni. La multistrada V4S rispetto alla standard ha in più le cornering lights, il quick shift e le sospensioni elettroniche, costa 21.990 euro, quindi un prezzo molto importante, però c'è davvero su di tutto di più ed è ottima nella leggibilità anche la strumentazione TFT con lo schermo da 6,5 pollici e una connettività di alto livello con il cellulare, perché potete visualizzare anche la navigazione satellitare. Blocchetti elettrici intuitivi, anche il joystick nuovo sul blocchetto di sinistra si comanda davvero bene. E guardate nel misto, nell'andatura turistica, sicuramente il 19 anteriore, queste geometrie più da maxi enduro, col 19 appunto la ruota dietro più stretta, sempre con le Pirelli Scorpion Trail 2, danno una facilità di guida superiore rispetto a prima. È una moto che si guida davvero col pensiero, tra l'altro è più leggera perché siamo a 215 kg a secco con la versione standard, arriviamo a 218 con la S.
vedete come proprio è semplice anche nell'andatura più disimpegnata. Guardate, anche questo tornante arriva anche a quasi a 70 all'ora, la inserisco facilmente. Cambi di direzione immediati e guardate, se forzo la staccata c'è un ottimo controllo anche in affondamento grazie alle sospensioni semiattive, che adesso fanno debuttare sulla Multi V4 anche il sistema di autolivellamento, quindi il pilota può impostare un precarico di default e poi la moto riconosce da sola quando il precarico invece è superiore, perché ad esempio si è caricato il passeggero, e quindi va a regolare di conseguenza la compressione della molla per alzare o abbassare il retrotreno. Ho gli stivali da moto, i pantaloni tecnici, ma non avverto assolutamente calore, quindi su asfalto promossa, veramente promossa. È una gran moto la Multi V4, ma un motore V4 andrà bene anche in fuoristrada, cerco di dirvelo tra pochissimo. Eccoci ragazzi, in sella alla multistrada enduro, gommata Pirelli Scorpion Rally, non l'STR, proprio le Rally, e facciamo un pezzo fuoristrada. Occhio alla pozza, sentite il V4, modalità enduro, limitata a 115 cavalli, controllo di trazione disinserito, è fantastico, hai tutta la potenza nella mano destra, gestibilissima, è veramente gestibile, in piedi si guida molto bene perché è stretta tra le gambe. Altro allungo, occhio alla pozza che qua ti lavi di brutto. Ed eccoci di nuovo con le sospensioni elettroniche che funzionano molto bene. Scusate, avevo la visiera aperta. Sospensioni elettroniche appunto anche in fuoristrada perché danno un ottimo controllo. Ovviamente nel fango c'è da stare attenti per non sdraiarsi e rovinare questa nuovissima moto di Borgo Panigale. Non pensavo che un motore V4 potesse essere così facile, leggero e ben gestibile in fuoristrada. Ovviamente questo è un fuoristrada facile perché la Multi non nasce per fare le mulattiere, però se volete fare escursioni anche in due lontano dall'asfalto sappiate che lei ci va e ci va davvero bene. Qui ci sono un po' di sasso, un po' di sconnesso. Sto guidando una multistrada V4S, quindi già con una dotazione di serie pazzesca. La moto costa tanto, però c'è davvero di tutto di più. Adesso vediamo di portarla in qualche posto un po' più selvaggio. Guardate dove riesco ad andare con la Multi. Qua c'è veramente fango terrificante ragazzi, terrificante, ma noi proviamo ad andare, lega tantissimo, argilloso, però vedete, ottimo bilanciamento dei pesi, peso indietro, è stretta tra le gambe questa V4. E adesso scendiamo da qua, faccio un ultimo pezzettino. Vedete, il bello del Max Enduro è andare a scoprire posti nuovi con attenzione, purtroppo perché c'è tanto bagnato oggi sotto i sassi, quindi la moto va gestita con attenzione. Però guardate anche in salto come questa è una vera Max Enduro, perché vi fa fare cose pazzesche per essere una moto. Vi ricordo sempre, magari ogni tanto ci dimentichiamo, con un V4 sportivissimo da 170 cavalli, 170. Facciamo un ultimo pezzo insieme di allungo, seconda, terza, vedete com'è dolce, quarta, e adesso seconda di nuovo e giù tutto. GoPro arresta video. Amici di Moto.it, ciao a tutti dall'Appennino bolognese. L'avete vista in azione su strada e in fuoristrada. Ho il sorriso perché questa multistrada V4 va un gran bene. Adesso la vedete nelle due versioni, grigia e rossa, multistrada V4S, la versione quindi a metà della gamma, perché abbiamo una standard e una multistrada V4 Sport. Questa si posiziona a 21.990 euro, mentre la base senza sospensioni elettroniche, col TFT più piccolo e senza cornering lights costa 18.990. Adesso però parliamo di lei, che sarà anche, credo, proprio la versione più amata dal pubblico perché ha una dotazione molto importante, costa tanto, ma ragazzi lo sapete, le Max Enduro Premium come BMW, Ducati hanno un prezzo davvero importante e offrono quanto di meglio c'è sul mercato. Addirittura con le multistrada, lo vediamo tra un secondo, anche il radar.
radar che permette di avere il cruise control adattivo e il blind spot detection. Cos'è? È questa luce qua sullo specchietto che si illumina quando c'è un veicolo nella zona morta, cosiddetta morta, che non si vede nello specchietto, quindi sicurezza posta al massimo livello. Adesso però vi racconto, sfruttando questa multistrada con i cerchi a raggi, perché si possono avere anche i cerchi a raggi, vi racconto come è fatta, come cambia rispetto alla V2, perché sicuramente il feeling estetico è quello della multistrada, la si riconosce col becco, il doppio faro, eccolo qua, che ovviamente è stato rivisto, qui c'è anche il posto per il radar sviluppato da Ducati con Bosch. Vi dicevo, il feeling estetico richiama quello della multistrada, però qua c'è stato un balzo in avanti davvero significativo, perché la moto è cambiata davvero tanto, è più piccola, è più compatta, è più leggera, non si è più seduti dentro la moto come prima, ma ha una posizione più enduristica, si sta sopra la moto, vedete anche la sella, regolabile 84-86 cm senza attrezzi, e l'interesse è più corto, si passa da 1585 mm a 1567, quindi 2 cm in meno, però pensate che soltanto il motore è più corto di 8 cm, più basso di 9 e più largo solo di 2, che è un grande risultato se pensiamo che è un motore V4 che prende il posto di un V2, quindi un motore sensibilmente più largo in teoria, ma Ducati ha fatto veramente un miracolo, perché l'alesaggio dei pistoni ovviamente è inferiore, quindi hanno contenuto le dimensioni. Ma a livello estetico cosa si nota subito? Si nota subito la ruota anteriore da 19 pollici, come la multistrada Enduro 1260, e al posto di quella da 17 pollici delle precedenti multistrada S e base. Il telaio non è più a traliccio, ma c'è sopra questo motore V4 e arriva al canotto di sterzo un telaio in alluminio, pesa soltanto 6 kg, e qui c'è tanta della tecnologia sviluppata da Ducati anche in MotoGP, quindi telaio leggerissimo in alluminio che sfrutta il motore come elemento stressato della ciclistica. Poi abbiamo queste piastre laterali in alluminio, telaietto posteriore a vista lo vedete a traliccio, e il forcellone in alluminio lunghissimo, è veramente lungo per dare tanta trazione, e l'ho visto in fuoristrada, ne dà veramente tantissima. Un V4 piccolissimo con numeri importanti, siamo a 1158 cc, 170 cavalli a 10.500 giri e ben 12,7 kg di coppia a 8.750 giri. Cambio a 6 marce, e poi guardate che spettacolo, qua ci sono le alette che deviano l'aria anche verso le gambe del pilota per rinfrescarlo nella stagione calda, cosa molto importante. Il motore V4 e V2 tende a scaldare molto la zona sotto la sella con i cilindri posteriori, ma qui Ducati ha fatto un grandissimo lavoro. Perché i cilindri posteriori nel traffico, quando il motore è al minimo, vengono disattivati. Inoltre guardate come cambia sotto in questa zona la multistrada, perché non abbiamo più un radiatore centrale, c'è solo quello dell'olio, e abbiamo 2 radiatori laterali, quindi c'è uno sfogo dell'aria nettamente migliore. Non solo, vi faccio vedere anche, se riesco col dito, questa presa d'aria qua serve a mandare l'aria direttamente da qua sotto, vedete, in questa zona, verso le gambe del pilota per raffreddarle. Questo perché? Perché Ducati ha ascoltato tantissimo le critiche fatte dai clienti in passato circa il calore della multistrada V2 nel traffico a bassa velocità, e ha lavorato tantissimo su questo V4. Vi ho detto del motore, della ciclistica con il nuovo telaio in alluminio, forcellone in alluminio, ma cambia tutta anche la forma del serbatoio, che è molto stretto. Guardate, per essere un motore 4 cilindri quanto è stretta tra le gambe. Serbatoio da 22 litri, quindi più grande rispetto a prima, e adesso c'è anche questo vano molto comodo dove riporre un cellulare con la presa USB, quindi uno studio dei dettagli molto importante. La S non ha la chiave in dotazione, è keyless, la chiave adesso ce l'ho in tasca, e sulla S c'è anche la nuova strumentazione TFT da 6,5 pollici, molto completa. Ovviamente ci sono sempre i riding mode, c'è il parabrezza regolabile ancora in maniera più semplice rispetto a prima con un dito solo, e i blocchetti elettrici nuovi, totalmente nuovi, anche essi sono molto facili da usare. C'è un grosso joystick qui sotto che permette di entrare nei menu, c'è il cruise control adattivo molto utile, l'ho usato oggi in autostrada e tiene ovviamente la distanza dal veicolo che precede. Ma è fantastica poi la funzione del blind spot detector, in pratica la spia arancione che si accende sullo specchietto, che ti avvisa quando arriva un veicolo nell'angolo cieco dello specchietto. Questo per la sicurezza è davvero importante. Proseguendo, la S ha tante cose da dirvi, come ad esempio l'impianto frenante, ovviamente dotato di cornering ABS perché c'è la piattaforma inerziale, dischi da 330 mm di diametro,
e pinze stilema della Brembo, quindi la moto costa tanto ma c'è un equipaggiamento veramente esagerato. Sospensioni semiattive elettroniche che funzionano quindi in abbinamento con i 4 riding mode che conoscete della multistrada da sempre. Abbiamo, ve li faccio vedere qua nel quadro, abbiamo Enduro, poi Urban, Enduro e Urban 115 cavalli, Sport e Touring 170 cavalli con una diversa progressione. A ciascun riding mode ovviamente è abbinato un diverso settaggio delle sospensioni che anche in fuoristrada sono andate molto bene. Cerchio posteriore da 17 pollici e cambia la misura anche dietro, perché non abbiamo più un 190-55 ma un 170/60 su diametro da 17 pollici, quindi una moto che ha un impatto più da maxi enduro perché siamo seduti più sopra la moto, abbiamo un cerchio da 19 pollici, una gomma posteriore più stretta, però mantiene tutta l'agilità e il DNA della Ducati. Perché? Perché la forcella è meno inclinata rispetto a prima e l'interasse è più corto, quindi tanta agilità con queste quote più enduristiche. Listino Ducati che è molto articolato perché si parte dai 18.990 euro della standard, che offre comunque già un pacchetto molto importante col motore V4, la nuova ciclistica, il cornering ABS, strumentazione TFT, fari a LED. Si arriva ai 21.990 di questa S, qui dotata di gomme Pirelli da fuoristrada e qui con le Scorpion Trail 2 ancora bella pulita nel suo colore rosso, e si arriva poi ai 23.790 euro della versione sport, ma si sale ancora. Se volete i pacchetti da viaggio si può arrivare oltre i 26.000 euro. Sono prezzi importanti, ma questa multistrada V4 ha fatto veramente un salto molto importante rispetto al passato. Ragazzi, adesso prima di lasciarvela per i commenti vi dico quali sono stati i pregi e i difetti riscontrati nella prova. Amici, scusate il cambio di ambientazione, però adesso passiamo dai bellissimi colli appenninici di Bologna allo studio di casa per raccontarvi quali sono le 5 cose da sapere sulla multistrada V4. Perché faccio questo attacco dopo la prova? Perché in questi giorni, durante il montaggio del video, mi sono accorto di tante questioni che avete posto sui social, anche su moto.it, riguardo alla multistrada V4, per cui c'è un'attesa molto importante. Quindi ho pensato di rispondervi a 5 argomenti molto caldi. Partiamo dal primo. La multistrada è diventata una moto da enduro? Allora, sicuramente non è diventata una moto da enduro, però si avvicina molto di più al concetto classico di maxi enduro, grazie al cerchio anteriore da 19 pollici, ma grazie anche al posteriore sempre da 17, ma con una sezione più stretta da 190 a 170. Tra l'altro il peso è diminuito, siamo a 215 kg a secco, e anche la moto è più compatta rispetto a prima, con un'ergonomia più adatta al fuoristrada. E collegata a questa domanda c'è anche quella sul comportamento. È migliorata in fuoristrada? In questo primo approccio direi proprio di sì, però ci riserviamo di provarla meglio poi in redazione durante le classiche comparative. Ma primo contatto direi sì, è più una moto classica da maxi enduro nonostante il motore V4. E qui arrivo alla seconda questione. Il V4 è adatto a una moto max enduro perché di solito questo tipo di motore è legato di più a moto crossover o moto prettamente stradali. È adatto anche perché Ducati ha lavorato molto bene sull'erogazione e tra l'altro c'è la mappa del ready mode enduro che è perfetta per il fuoristrada. E veniamo alla terza domanda. La multistrada V4 ha perso il carattere Ducati? Se per carattere intendete la risposta un po' brusca ai regimi medio-bassi, allora sì, non è più una Ducati come intendete voi. Se invece vi riferite al DNA sportivo, alla risposta grintosa del motore, questo V4 ai medi e soprattutto agli alti regimi non ha confronti con la concorrenza di oggi. È veramente un Ducati, un motore Ducati fatto e finito, che conquisterà sicuramente i fortunati che avranno l'occasione di guidarla. Quarta domanda: scalda come prima la multistrada V4? Ecco, io l'ho provata con temperature piuttosto basse, intorno ai 13 gradi, però non ho mai avvertito neanche in coda a pagare il pedaggio dell'autostrada aria calda intorno alle gambe. Mi sembra che sia schermato veramente bene questo motore grazie ai nuovi radiatori laterali e a un enorme lavoro degli ingegneri per convogliare l'aria calda verso l'esterno, ma anche per portare aria fresca verso le gambe del pilota. Arriviamo adesso alla quinta cosa da sapere della multistrada V4. È peggiorata in qualcosa? Questa è una domanda che mi sono posto molto durante la prova perché
La V4 funziona veramente bene da molti punti di vista: ergonomia, comfort, protezione dall'aria, risposta del motore e delle sospensioni. Però c'è un aspetto in cui credo che sia peggiorata rispetto alla precedente V2 e parlo dei consumi. A velocità costante, ad esempio in autostrada, a 130-140 km/h indicati, siamo sempre intorno ai 18 con un litro, quindi un consumo sicuramente ottimo se pensiamo anche alla potenza. Però nel misto, quando si sfrutta di più il motore e i 170 cavalli sappiate che si riescono a utilizzare perché sono erogati in maniera splendida, ho visto consumi medi di circa 12-13 km con un litro, quindi superiori rispetto al motore V2, ma d'altra parte qua ci sono 4 bocche da sfamare e non 2. Anche questo è un aspetto comunque che verificheremo nelle classiche comparative su moto.it insieme al GX appena la moto arriverà in redazione. Questo è tutto per la multistrada V4, grazie mille per aver visto il video, iscrivetevi al canale e mi raccomando, in moto le protezioni, il paraschena e la prudenza, sempre! Ecco, magari anche quando lavate i bicchieri. Ciao, alla prossima!